Benvenuti a una nuova puntata di 120 secondi. Parliamo oggi di Customer Satisfaction ed economia dell'esperienza. Siamo in compagnia oggi di Sandro Savoldelli, consulente in studi e ricerche ed esperto in analisi statistiche dei dati. Laureato in scienze statistiche, ha lavorato come ricercatore e manager di ricerche in Ferrovie dello Stato, poi Trenitalia, per poi proseguire la propria carriera come consulente per la realizzazione di studi e ricerche per le analisi dei dati. Benvenuto Sandro e grazie per aver accettato il nostro invito a 120 secondi. Buongiorno Fabrizio, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Sandro, abbiamo detto che parliamo di customer satisfaction, quindi come vedi le analisi di customer satisfaction nell'economia dell'esperienza? Sì, effettivamente nel corso della mia esperienza di lavoro come ricercatore, quello della customer satisfaction è stato proprio il principale filone di indagine. Intendo per customer satisfaction esattamente non la gestione della customer satisfaction, ma le indagini di customer satisfaction, cioè delle ricerche spesso con vere e proprie interviste ai clienti realizzate per conoscere il livello di soddisfazione della clientela. Del resto, conoscere la soddisfazione dei clienti è fondamentale per comprendere se quello che un'azienda offre, sia esso un prodotto o un servizio, incontra il gradimento della clientela. Quasi sempre una elevata soddisfazione della clientela diventa automaticamente maggiore fidelizzazione dei clienti, una reputazione del brand più forte e quindi un aumento delle vendite, che poi è quello che interessa gli imprenditori. Attraverso le indagini di customer satisfaction si possono raccogliere quindi dati e informazioni di grande valore, comprendere quali sono i punti di forza, ma anche i punti critici invece del servizio, quali elementi della catena del valore influenzano di più il livello di soddisfazione e in definitiva cosa migliorare per avere ancora più successo. E come dicevi tu, l'importanza delle rilevazioni di customer satisfaction si è via via accresciuta con l'affermarsi della cosiddetta experience economy, cioè l'economia dell'esperienza, quindi col graduale spostamento del valore di quello che si compra verso le belle sensazioni che produce nel consumarlo. E che cosa intendiamo esattamente quindi per experience economy? Ma oggigiorno l'experience economy viene schematizzata dagli specialisti in genere attraverso 4 dimensioni, cioè l'estetica, l'intrattenimento del cliente, l'apprendimento e il coinvolgimento, le cosiddette 4E in base alle versioni inglesi dei termini. I settori più affini a questo schema sono l'amusement, cioè tutto quello che riguarda il divertimento, il turismo, i viaggi, gli spettacoli, la ristorazione, ma più in generale uno schema che si cerca di applicare ormai in moltissimi settori economici. Pensa ad esempio quindi ai ristoranti esperienziali, a determinati segmenti turistici, come può essere gli slow tour o invece al contrario, diciamo il turismo di avventura, ad esempio. Ma oggi si tende a far diventare un'esperienza unica anche determinati beni, che so, un profumo, piuttosto che un bel vestito, così via. L'obiettivo principale di un'azienda nell'era dell'economia dell'esperienza è quindi quello di offrire al cliente un'esperienza indimenticabile. Questo è il focus. I servizi venduti vengono utilizzati intenzionalmente come palcoscenico e i beni come oggetti di scena, quindi per coinvolgere i singoli clienti in modo da creare il cosiddetto evento memorabile. Naturalmente le esperienze sono del tutto personali, quindi esistono solo nella mente del cliente a livello emotivo, fisico, intellettuale o addirittura spirituale, così che 2 persone insomma non possono vivere la stessa esperienza, perché ogni esperienza deriva dall'interazione tra l'evento messo in scena e lo stato d'animo dell'individuo. Però studiare gli effetti di tutto questo è fondamentale, quindi l'indagine di customer satisfaction o di customer experience è lo strumento più adatto per farlo. Tra le indagini customer satisfaction, quelle che io prediligo siano esse quantitative, cioè basate su interviste, o qualitative, quindi basate ad esempio su focus group o altri tipi di attività più creativo, mirano quindi proprio ad approfondire le percezioni dei clienti rispetto a ciascuna dimensione delle 4E.
quindi che cosa cerchi di valorizzare di più quando realizzi un'indagine di customer satisfaction? Ma guarda, qui emerge il mio spirito di statistico, no? Che essendo laureato in statistica, ho sempre giocato con i numeri fin da piccolo. Quindi un aspetto sul quale mi piace portare l'attenzione è il calcolo di vari indicatori di soddisfazione, tra i quali per esempio il Customer Satisfaction Score, quindi la misura della soddisfazione totale, sempre su scala numerica, oppure anche attraverso le cosiddette scale a differenziale semantico, per esempio una scala molto, abbastanza, poco, per niente è quella che chiamiamo scala a differenziale semantico. Oppure l'ormai celeberrimo Net Promoter Score, quindi la misura della propensione che ha il cliente a consigliare l'acquisto del servizio a un amico o un familiare. Oggi però emerge molto spesso anche il Customer Effort Score, quindi la misura del grado di difficoltà percepita dal cliente nel contatto con l'azienda e nell'effettuare l'acquisto, che questo può essere molto utile nel definire appunto la parte della catena del valore che riguarda il come il cliente arriva all'azienda. Quindi la fase di analisi dei dati è molto importante e per me anche divertente, e in questa fase cerco di riversare tutto il mio know-how, appunto di anni di studio, di approfondimento, metodologico anche, far parlare i dati letteralmente, ecco, questa io la considero un'arte, no? Ma cosa ancora più importante è approcciarsi alla ricerca già nella fase di progettazione del questionario e ancora più in fase di analisi con una sana e genuina curiosità e soprattutto senza dare nulla per scontato, concedendo quindi spazio anche all'intuizione. Grazie mille Sandro ancora per aver partecipato a 120 secondi, speriamo di rivederci presto sul nostro canale e auguriamo a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando un buon lavoro e una buona giornata. Sì, grazie mille e speriamo di vederci presto e quindi di nuovo saluto a tutti, arrivederci.